Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un vero peccato di gola. Sto parlando delle sfogliatelle salate con melanzane, ricotta e prosciutto cotto. La sfogliatura dell'impasto la facciamo con amido di mais e non con il classico strutto e otteniamo una sfogliatella leggera, croccante, sfogliata, davvero straordinaria. Prima di andare in cucina vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare l'impasto delle nostre sfogliatelle. Abbiamo bisogno di farina, io sto utilizzando una farina 0 con 12 grammi di proteine, un pizzico di sale, bicarbonato purissimo di sodio, aceto bianco o di mele, olio di semi di girasole e latte. Tutti i pesi, come al solito, li trovate scritti in info box sotto il video. Inizio a versare nella ciotola più grande latte e olio. Aggiungo il sale. Ora aggiungo tutta la farina, tutta insieme così. Prima che l'impasto prenda corpo, unisco l'aceto al bicarbonato. Lavoro con un cucchiaino e lo aggiungo agli altri ingredienti. E ora continuo ad impastare. In meno di un minuto l'impasto è pronto. Ora dobbiamo coprirlo con pellicola e lo lasciamo rilassare 10-15 minuti. Mentre la pasta riposa, noi dobbiamo sbucciare la melanzana, tagliarla a dadini piccoli e saltarla in padella con olio, sale e abbondante basilico. E ora possiamo trasferirci sui fornelli. Ho messo a scaldare in padella un bel giro d'olio e adesso aggiungiamo le melanzane tagliate a dadini. Metto subito sale. E faccio andare per un paio di minuti a fiamma alta, saltando di tanto in tanto. Le melanzane sono pronte, quindi spezzettiamo il basilico. Possiamo spegnere il gas e versarle in una ciotolina.
La pasta ha riposato, quindi possiamo metterla sul banco e iniziare la preparazione delle sfogliatelle. All'inizio ci aiutiamo con un po' di farina, la allunghiamo. Poi la dividiamo in panetti. Facciamo delle piccole palline. Partendo dalla prima che abbiamo formato e aiutandoci però con amido di mais, perché ora inizieremo a lavorare con l'amido di mais, cominciamo a stendere la pasta. Il primo dei nostri dischetti è pronto, quindi mettiamo un pochino di amido di mais sulla superficie del banco da un lato e ci poggiamo il disco di pasta e procedo a stendere il secondo. Anche il secondo è pronto. Ora, prima di sovrapporlo al primo steso, metto sul primo abbondante amido. E sovrappongo il secondo e continuo in questo modo, stendendo e sovrapponendo i dischi di pasta fino a averli stesi tutti. E anche l'ultimo dei nostri dischi è pronto. Lo sovrapponiamo così. Ora posso usare la farina per stendere e comincio. Prima faccio pressione e poi stendo. E ora possiamo arrotolare il nostro impasto steso. Una volta ottenuto un rotolo così, possiamo tagliarlo a fette. Ora, prima di stendere ogni rotolino di pasta, dobbiamo riprendere la farcia. Alle melanzane aggiungo 2 cucchiai di ricotta e una dadolata di prosciutto cotto. La farcia è pronta, possiamo iniziare a stendere.
Così è sufficiente, vedete? Ora mettiamo un bel cucchiaio di farcio all'interno, così, e chiudiamo la sfogliatella. E la sfogliatella, la prima delle nostre sfogliatelle, è pronta per andare in teglia. Una ad una le preparo tutte alla stessa maniera. Anche l'ultima delle nostre sfogliatelle è pronta e la metto in teglia. Ho fatto sciogliere un pochino di burro ed ora, prima di infornare le sfogliatelle, le spennelliamo una ad una. Ed ora possiamo infornare le sfogliatelle in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti fino a doratura. E dopo 15 minuti esatti, questo è il risultato delle nostre sfogliatelle. Direi davvero magnifico. Ora attendiamo che si raffreddino un pochino e poi ne apriremo una. Le mie sfogliatelle sono pronte per essere portate in tavola ed essere finalmente gustate. Prima però apriamone una insieme. Innanzitutto vi faccio vedere che meravigliosa sfogliatura abbiamo ottenuto. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie sfogliatelle siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.